Lo storico Robert Drews negli anni 90 ha descritto il collasso dell'età del bronzo con una frase che poi è diventata famosa. Entro un periodo di 40 o 50 anni, tra la fine del XIII e l'inizio del XII secolo, quasi ogni città importante del mondo mediterraneo orientale fu distrutta e molte di queste città non furono mai più occupate. In questo video scopriremo che questa frase è completamente fuorviante e che la cosa che descrive non è mai avvenuta in questo modo. Mettetevi comodi perché stiamo per fare a pezzi uno dei falsi miti più famosi della storiografia contemporanea. Prima di entrare nel vivo dell'argomento dobbiamo fare per forza un quadro di qual è la visione più diffusa sul cosiddetto collasso dell'età del bronzo. Lo so che in tanti già sapete che cos'è, ma vi assicuro che questa parte sarà il più rapida possibile. E comunque ci servirà per fissare dei riferimenti condivisi che poi potremo andare a discutere. Nella visione tradizionale il collasso dell'età del bronzo viene collocato appunto alla fine dell'età del bronzo, in un arco di circa 50 anni che hanno al loro centro l'anno 1200 a.C. Prima di questa fase il Mediterraneo orientale ospitava delle civiltà e dei regni molto fiorenti come i Micenei, gli Egizi e gli Ittiti. Queste civiltà erano tutte interconnesse tra di loro e avevano sviluppato una rete di commerci, di ceramica e prodotti agricoli, ma anche di stagno, che riuscivano addirittura a far arrivare dalle isole britanniche o dall'Afghanistan. Questo sviluppo eccezionale dei commerci viene testimoniato anche dal relitto di Uluburun, una nave ritrovata in Turchia che trasportava delle merci provenienti da tante culture diverse. Quindi queste civiltà avevano dei rapporti commerciali, usavano un'architettura monumentale, una metallurgia avanzata. Ovviamente erano anche alfabetizzati e intrattenevano pure dei rapporti diplomatici tra di loro. Questi contatti sono stati ricostruiti anche grazie alle lettere di Amarna, che sono una corrispondenza diplomatica tra i faraoni del nuovo regno egizio e governatori e sovrani di regni vicini. Sono delle vere e proprie lettere in cui i faraoni si scambiavano delle informazioni con altre personalità importanti del loro tempo. Anche se c'era una specie di guerra fredda tra i più grandi regni di quell'epoca, cioè quello ittita e quello egizio, la situazione era fiorente per tutti. Poi, intorno al 1200 a.C., qualcosa cambiò drasticamente. Wikipedia in italiano dice a proposito del collasso dell'età del bronzo: nella prima fase di questo periodo quasi ogni città fra Pilo e Gaza venne distrutta, qualcuna definitivamente. Hattusha, Micene e Ugarit sono solo le città più importanti che condivisero tale sorte. Non che Wikipedia sia per forza sempre attendibile, però sicuramente ci dà l'idea di qual è la visione più diffusa sull'argomento, che è ripresa da quella di Drews che abbiamo visto prima. Secondo questa visione, intorno al 1200 a.C. e con una rapidità eccezionale tutto si disintegrò e si passò ad una fase di crisi del mondo antico. Era finita l'età dell'oro, di cui poi parleranno tanti poeti, e si entrava in una specie di medioevo buio e oscuro. Sempre il nostro Robert Drews ha descritto questo collasso come probabilmente il peggior disastro nella storia antica, persino più calamitoso del crollo dell'impero romano d'Occidente. Un altro studioso che ha reso famosa e ha diffuso questa visione tradizionale è sempre un altro statunitense, lo storico e archeologo Eric Klein. Ma questi sono solo i più illustri studiosi che hanno contribuito a una visione fino a oggi condivisa e messa in discussione troppo poco, come vedremo adesso. Questi autori hanno inserito spesso nelle loro opere anche delle mappe che sono simili a quella che ho messo all'inizio di questo video e che hanno ispirato anche la mappa principale che trovate sempre su Wikipedia. Ecco, in realtà tutte queste mappe sono piene di errori che poi vi farò vedere uno per uno nel corso del video. Nel video scopriremo anche che pochissime delle cose che vi ho appena detto su questo collasso catastrofico sono veramente accurate. Vedremo che in realtà questi furono tutti avvenimenti diversi. Vedremo anche che una singola causa non basta per spiegarli tutti, ma che ognuno ha una sua causa specifica.
Vedremo anche che non è vero che quasi ogni città fra Pilo e Gaza venne distrutta e che molti meno regni di quello che si dice crollarono. E non è vero neanche che gli eventi significativi avvennero entro un periodo di 40 o 50 anni. Addirittura la data del 1200 a.C. vedremo che è decisamente arbitraria e ha una spiegazione precisa ben circoscritta, ma non raccoglie tutti gli avvenimenti. Quindi alla fine resterà molto poco di quello che si dice di questo presunto collasso dell'età del bronzo e voi sarete tra i pochi a conoscere il quadro preciso se seguirete il video fino alla fine. Il più importante studioso che ha messo in discussione la narrazione tradizionale sul collasso dell'età del bronzo si chiama Jesse Millek. E noi seguiremo molte delle sue considerazioni perché lui ha approfondito nel dettaglio tutti gli studi pubblicati sull'argomento. Per esempio nel suo lavoro ha cercato dove vengono nominati gli eventi distruttivi andando a vedere le prove che venivano portate a sostegno di ogni singolo evento e l'entità della distruzione. Millek ha calcolato che vengono citati 153 eventi di distruzione in relazione al collasso dell'età del bronzo. Ma secondo lui questo numero ha un grande problema di fondo. Infatti di questi 153 ben 94, ovvero il 61%, non rientrano correttamente nello schema del collasso dell'età del bronzo. Per esempio 33 di questi sono in una data diversa rispetto al 1200 a.C. e ai 40-50 anni intorno al 1200 di cui parlava Druze. 35 siti hanno tracce minime di distruzione, non sono distruzioni di intere città, mentre 26 sono direttamente distruzioni mai avvenute e citate per errore negli studi. Se vi state chiedendo come sia possibile che ben 26 luoghi citati non siano mai stati distrutti nella tarda età del bronzo, questo succede perché molti studiosi fanno un po' il gioco del telefono senza fili. Ovvero citano lo studio di qualcun altro senza andarlo a ricontrollare nel dettaglio e a volte distorcono anche per sbaglio, senza volerlo, l'informazione. Questo in realtà è abbastanza normale, anche io sto citando gli studi di altri ricercatori, però ogni tanto ci vorrebbe qualcuno che va a ricontrollare come ha fatto proprio Millek, se no si rischia di costruire narrazioni esagerate e castelli campati per aria. Secondo Millek ci sono state veramente alcune distruzioni alla fine dell'età del bronzo, non è che le nega del tutto, ma negli ultimi 150 anni di studi sono state impilate sempre più distruzioni senza controllare se queste città sono state effettivamente distrutte o se ci sono magari nuove informazioni che smentiscono queste distruzioni. Secondo lui molti studiosi, anche prestigiosi, hanno citato per circa 80-100 anni le fonti precedenti, spesso senza ricontrollarle e senza rimettere in discussione la teoria. E così alla fine siamo arrivati al famoso scenario del collasso dell'età del bronzo, che però è una netta esagerazione e distorsione dei dati storici. Ma adesso faremo una panoramica entrando nel dettaglio di ogni civiltà e vedendo tantissimi esempi concreti, così alla fine voi stessi potrete valutare la cosa per conto vostro. E per partire cominciamo dai Micenei, forse la civiltà più famosa in assoluto, almeno in Occidente, che viene collegata al collasso dell'età del bronzo. Micene, che è la città da cui prendono il nome, venne sicuramente distrutta in questo periodo. A volte come causa è stata data quella di un terremoto, ma questo terremoto avvenne probabilmente nel 1250 a.C. e sarebbe testimoniato dalla presenza di alcuni corpi schiacciati sepolti sotto agli edifici crollati. Ma Micene venne ricostruita dopo il terremoto e venne distrutta un'altra volta circa 60 anni dopo, nel 1190 a.C., a seguito di una serie di grandi incendi. Gli stessi studiosi che sostengono la teoria del collasso dell'età del bronzo, come Druze e Klein, hanno teorie diverse sul motivo di questi incendi. Secondo Druze sono il risultato di un attacco al palazzo di Micene, mentre secondo Klein non ci sono le prove archeologiche di questo attacco. Anche altri palazzi micenei vennero veramente distrutti intorno al 1200 a.C. Nella città di Pilo sono stati ritrovati resti di armi sparsi che fanno pensare che sia stata completamente distrutta in un atto di guerra. A Tebe invece sono stati bruciati diversi edifici, anche se non c'è una chiara connessione cronologica tra le distruzioni. A Tebe non è chiara neanche la causa perché non ci sono prove di guerre o terremoti.
Per parlare correttamente di queste città micenee, però bisogna dire che non erano proprio città come le intendiamo oggi, ma erano città-palazzo, delle rocche fortificate. Si stima che avessero 5.000-10.000 abitanti e che controllassero invece un territorio circostante di 50.000-100.000 abitanti. I palazzi erano dei centri di potere e dei centri economici che si basavano su un sistema in cui la ricchezza veniva prima concentrata in una burocrazia centralizzata, per poi essere ridistribuita secondo l'agenda del sovrano. In parole povere, soprattutto il surplus agricolo veniva mandato al palazzo, dove veniva conservato e ridistribuito in caso di necessità. Quindi quando il raccolto di un anno andava particolarmente bene, il palazzo incamerava tanti prodotti agricoli anche per eventuali anni successivi di carestia. Quindi quello che potrebbe aver mandato in crisi il sistema dei palazzi micenei è una crisi dei raccolti, perché la loro economia si basava su questo. In effetti sono stati fatti degli studi di paleoclimatologia, cioè di studio del clima dell'antichità in merito al periodo del collasso dell'età del bronzo. Una ricerca che è stata pubblicata nel 2014 e che vedete a schermo, basata sullo studio dei pollini, ha dimostrato che alla fine dell'età del bronzo, intorno al 1250-1100 a.C., c'è stato un periodo arido, di grande siccità. La ricerca ha analizzato il clima della Palestina, ma si può ipotizzare anche grazie a altri dati che la siccità abbia influenzato anche le terre dei Micenei. In questo caso proprio la siccità potrebbe aver mandato in crisi il modello economico del palazzo miceneo, che si basava soprattutto sulle annate di surplus agricolo. I sovrani e le élite del palazzo avrebbero continuato a richiedere come al solito i prodotti della terra, ma in un periodo molto arido la terra non dava più gli stessi frutti. Questo potrebbe aver portato a delle rivolte della gente che abitava intorno ai palazzi micenei. Quindi questa gente si sarebbe ribellata ai signori dei palazzi, che ormai erano visti come dei tiranni spreconi in un'epoca di carestia. L'idea non è per niente assurda, anzi viene confermata da diverse evidenze archeologiche. Proprio nella tarda età del bronzo i signori delle rocche micenee si proteggono costruendo mura più massicce e mobilitando delle truppe di guardia. Potrebbero averlo fatto contro degli invasori esterni, ma se ci pensiamo bene anche contro delle rivolte del loro stesso popolo. Le distruzioni di cui abbiamo parlato prima poi riguardano in particolare i siti dei palazzi, che erano proprio i centri del potere. Non è detto che degli invasori avrebbero distrutto i palazzi, magari si sarebbero installati a dominare la regione proprio da dentro i palazzi che si trovavano lì belli e costruiti. Mentre la gente in rivolta sicuramente avrebbe distrutto i palazzi dei loro oppressori. Abbiamo la certezza che sia andata così? No, è semplicemente un'ipotesi, però è quella che combacia meglio finora con i dati archeologici. È interessante che questa teoria combaci anche abbastanza bene con la famosa scomparsa della scrittura micenea, la lineare B. Infatti questa scrittura è scomparsa sempre intorno al 1190 a.C., proprio in concomitanza con la caduta dei palazzi. Ma degli ipotetici invasori che avessero conquistato la terra dei Micenei penso che avrebbero mantenuto degli scribi locali, anche solo perché parlavano la lingua della popolazione locale e sapevano tutto dell'amministrazione micenea. Invece ha più senso che gli scribi siano scomparsi perché la gente ha proprio rovesciato la struttura amministrativa micenea. Quindi la scrittura non è scomparsa tra i micenei, come trovate da tante parti, e che nessuno pagava più gli scribi per tenere la contabilità del palazzo. Infatti la lineare B era una scrittura amministrativa usata da poche persone scelte, un'elite di scribi professionisti. Con la distruzione dei palazzi sarebbero scomparsi anche gli archivi e chi li gestiva, ovvero proprio gli scribi. La lineare B non era diffusa tra la popolazione, non era usata per scopi personali, letterari o religiosi. Quindi, a differenza che in Egitto o in Mesopotamia, dove la scrittura è sopravvissuta, la lineare B non si trasmetteva fuori dalla burocrazia. E perciò con la fine del palazzo è scomparsa anche questa scrittura, ma è un evento molto meno traumatico e molto più facile da spiegare di come viene presentato spesso. In passato un'altra causa per la fine dei Micenei veniva considerata anche l'invasione del popolo dei Dori.
Secondo una narrazione che risale a storici greci antichi come Erodoto e Tucidide e anche a molte fonti mitologiche, i Dori, un nuovo popolo greco del nord, avrebbero invaso il Peloponneso intorno al 1100 a.C. Avrebbero cacciato o in un certo senso sostituito i Micenei, conquistando la stessa Micene oppure altre loro città come Argo e Sparta. Gli studiosi di oggi però pensano che questa narrazione antica sia stata costruita a posteriori perché non ci sono prove archeologiche o documentali solide che supportano l'esistenza di questa invasione. Secondo loro l'idea dell'invasione dorica è un mito a posteriori, costruito dai greci dell'epoca classica per spiegare diverse cose che ai loro occhi erano un po' strane, ovvero l'esistenza di dialetti dorici nel Peloponneso e le differenze culturali tra greci ionici e greci dorici. Non che questi dori non siano per forza mai esistiti, alcuni pensano che fossero un popolo preesistente che conviveva già con i Micenei e che abbia fatto al massimo piccoli spostamenti, ma l'idea di una grande invasione dorica ormai viene notevolmente screditata anche dallo stesso Klein che abbiamo nominato più volte. Se è vero che i palazzi di Micene, Pilo e Tebe sono stati distrutti, comunque la distruzione di molte altre città micenee è a dir poco discutibile. Per esempio, in passato si diceva che le città di Midea o Tirinto fossero state distrutte da dei terremoti, e poi ovviamente sono finite nelle famose mappe del collasso dell'età del bronzo. Ma uno studio recente ha dimostrato che non c'era nessuna prova che la distruzione fosse stata causata da un terremoto. Più probabilmente la città di Midea venne distrutta sempre in un evento bellico perché sono state trovate punte di frecce e non venne distrutta completamente, ma ci furono solo incendi in piccole porzioni del palazzo. Tirinto invece ha alcune mura distrutte, ma forse sono cadute per una tecnica costruttiva sbagliata, cioè perché erano state progettate e erano state costruite male, ma non si tratta di una grandissima distruzione. Peggio ancora, altre città micenee che compaiono nelle famose mappe del collasso non sono mai state distrutte in questo presunto evento. Per esempio Mileto, che era una roccaforte micenea sulla costa dell'Asia Minore, secondo Jesse Millek non presenta nessuna prova di una distruzione intorno al 1200 a.C. Anche l'isola di Creta ormai era sotto il controllo dei Micenei, ma spesso viene fatta molta confusione con la fine della civiltà minoica che viene inserita in qualche modo nel quadro del collasso dell'età del bronzo, anche se avvenne diversi secoli prima. A volte si parla di un vulcano, ma non ci sono evidenze di un'eruzione vulcanica catastrofica intorno al 1200 a.C. e penso che questa teoria sia stata elaborata in un modo un po' fantasioso basandosi sulla vera eruzione di Terra del 1600-1500 a.C., che è quella che potrebbe aver contribuito effettivamente al declino della civiltà cretese. Anche l'ultimo palazzo di Cnosso comunque venne distrutto prima del 1200 a.C., circa nel XIV secolo. Poi sempre altre città cretesi come Festo sono state inserite in una mappa molto famosa dello studioso David Kanievski in quanto distrutte dai popoli del mare, ma non sono state trovate prove di una distruzione di Festo alla fine della tarda età del bronzo. L'ultima cosa importante collegata alla caduta dei Micenei è che per tanti anni si è detto che la loro popolazione sarebbe calata addirittura del 90% al momento del collasso dell'età del bronzo. Una cifra chiaramente incredibile, da circa 600.000 sarebbero rimasti in 60.000. Oggi invece questa percentuale è stata ridotta al 40-60%, che è comunque molto alta. Lasciando stare il fatto che a me suona comunque troppo alta, ma vabbè, una mia impressione, prendiamola per buona, probabilmente comunque in realtà queste persone non scomparvero nel nulla, ma semplicemente si spostarono. Forse una parte di loro è andata a comporre proprio i famosi popoli del mare, di cui riparleremo dopo, una teoria che ha diverse prove a suo sostegno. Bene, siamo partiti dai Micenei che veramente intorno al 1200 a.C. vissero una crisi profonda, anche se comunque più ridotta di come spesso viene raccontata. Ma vale la stessa cosa anche per il resto dei popoli del Mediterraneo. E allora vediamo l'isola di Cipro, che nel 1200 a.C. forse era chiamata Alascia.
Cipro era un'alleata degli Ittiti, o forse era direttamente sotto la loro influenza, e era una grandissima esportatrice di rame. Il simbolo chimico del rame, che è Cu, rimanda ancora oggi al nome dell'isola tramite il latino cuprum, per capire ancora meglio quanto fosse forte questo legame. In teoria Cipro dovrebbe essere la candidata ideale per stare al centro della tempesta perfetta del collasso dell'età del bronzo. Un'isola ricca tra Egitto, Grecia e Anatolia, quale meta migliore per dei predoni distruttori. E infatti la trovate puntualmente su tutte le mappe dove vengono indicati come distrutti i siti di Encomi e Kition. Un archeologo che scavò a Encomi descrisse addirittura la distruzione come un terribile disastro che deve aver colpito l'intera città e ipotizzò che il sito fosse stato distrutto dai Micenei in fuga dalla distruzione in Grecia che abbiamo appena visto. Ma sempre il nostro Jesse Millek ha dimostrato che non ci sono delle vere tracce di questa distruzione. In un edificio solo 2 stanze hanno delle tracce di fuoco e molti muri sono caduti a terra perché sono crollati da soli. La metà delle stanze del palazzo addirittura non ha nessun segno di distruzione. Un altro palazzo ha solo 5 stanze con tracce di fuoco mentre il resto è intatto. In sostanza non ci sono prove sostanziose che Encomi sia mai stata distrutta. Anzi, addirittura degli edifici che sono stati costruiti dopo il 1200 e quindi dopo il presunto collasso sono architettonicamente migliori e più stabili dei precedenti. La teoria di Millek è che al massimo Encomi sia stata abbandonata per un breve periodo, per poi essere però migliorata architettonicamente senza che abbia subito avvenimenti sconvolgenti o catastrofici. La città di Kition veniva citata come distrutta da Eric Klein perché inizialmente gli archeologi che scavavano lì avevano parlato di tracce di distruzione. Ma poi loro stessi si sono corretti, infatti un archeologo che scavava lì, Vassos Karageorgis, ha chiarito espressamente che Kition non fu distrutta e ha scritto questo. A Kition una ricostruzione importante fu effettuata in entrambe le aree scavate, ma non ci sono prove di distruzione violenta. Al contrario, osserviamo una continuità culturale. E questa cosa l'ha detta nel 1992, quindi non proprio ieri, ma nelle mappe Kition ancora viene indicata come distrutta. Quindi le prove di distruzione sull'isola di Cipro per la tarda età del bronzo sono ridottissime e anzi, secondo gli archeologi che scavano a Cipro, addirittura le città si ingrandiscono dopo il presunto collasso invece di rimpicciolirsi. Quindi Cipro è già un esempio che smentisce la narrazione tradizionale perché non ci rientra per niente, anche se in teoria geograficamente dovrebbe essere stata colpita fortemente dagli eventi distruttivi del collasso dell'età del bronzo. Ma come potete immaginarvi non è l'unico esempio e andrà così in tanti altri casi. Risaliamo verso l'Anatolia dove troviamo gli Ittiti. Questi vengono citati come i Micenei come esempio tipico del collasso dell'età del bronzo. La loro capitale Hattusha viene distrutta nel 1190, il loro ultimo re muore più o meno nello stesso periodo, insomma facciamo 1+1 e questa civiltà deve essere collassata veramente. Infatti dice sempre Wikipedia in italiano. Ogni sito importante risalente alla tarda età del bronzo mostra uno strato di distruzione che interrompe lo sviluppo della civiltà ittita. Peccato che le cose siano molto più complesse di così e che non è per niente vero che ogni sito importante mostra uno strato di distruzione. Infatti in realtà gli Ittiti avevano avuto problemi già da diversi secoli prima del collasso dell'età del bronzo. Per esempio, intorno al 1350 c'era stata una grave pestilenza che era durata addirittura per ben 20 anni e che loro stessi hanno documentato in preda alla disperazione. Da sempre poi il sistema politico degli Ittiti era abbastanza instabile perché non c'era una legge chiara per succedere al trono. I re avevano più mogli e spesso pure fratelli, zii e cugini potevano rivendicare il trono se avevano abbastanza appoggi politici e appoggi religiosi. Quindi l'impero ittita aveva già conosciuto tanti conflitti interni e tante guerre civili, soprattutto a partire dal 1500 a.C. Poi all'inizio del XIII secolo un re aveva fatto anche una cosa un po' particolare, cioè aveva spostato la capitale da Hattusha a Taruntasha.
Mentre la vecchia capitale Hattusha sta a nord nell'entroterra, questa nuova stava sulla costa e probabilmente stava in un punto più strategico per gli scambi commerciali sul Mediterraneo e per contendere il dominio ai grandi rivali degli Ittiti, ovvero gli Egizi. Ma la vecchia elite di Hattusha non aveva apprezzato la decisione, perché adesso tutti quei nobili erano diventati dei provinciali lontani dal centro del potere. Con il passare del tempo tanti re ittiti avevano anche delegato il loro potere a dei loro familiari che erano diventati governatori di zone di confine, anche perché l'impero ittita era abbastanza vasto. Poi pian piano diversi di questi governatori avevano cominciato a comportarsi come dei re veri e propri, con una certa autonomia e con continue ribellioni. Quindi in realtà la cosiddetta fine dell'impero ittita non fu un evento cataclismatico, ma fu una separazione interna in cui ogni pretendente creò il suo piccolo regno. Infatti l'impero ittita si divise internamente e si spezzettò, come è successo a tanti altri imperi nella storia. La stessa città di Hattusha probabilmente non venne distrutta da degli invasori. Secondo le ricostruzioni più recenti, l'ultimo re ittita abbandonò la sua capitale di propria iniziativa per andare a sud, forse insieme alla sua corte, ma gli accadde qualcosa, magari venne ucciso. Una volta che la vecchia capitale era stata abbandonata dal re e dalle elite, il popolo distrusse i templi e gli edifici che simboleggiavano il vecchio potere. Questa ricostruzione è stata presentata dallo studioso Jürgen Seher nel 2001, quindi non è proprio una scoperta recente, ma è una cosa che dovrebbe essere ben conosciuta. È basata sul fatto che a Hattusha gli edifici sono stati sì veramente distrutti, ma prima sono stati accuratamente svuotati. E poi sono stati distrutti solo alcuni templi e alcuni palazzi, mentre le zone residenziali non sono state toccate. Ovviamente nessun invasore risparmia del tutto le zone residenziali e si prende la briga di svuotare i palazzi fino all'ultimo oggetto per poi distruggerli. Quindi secondo Seher è più probabile che sia stato il popolo a distruggere gli edifici simbolo della città. Tra l'altro Hattusha, seppure in dimensioni ridotte, ha continuato a essere abitata pure nei secoli successivi. E infatti le altre città ittite raccontano proprio la storia di un impero frammentato, ma non che è stato colpito da una qualche grande catastrofe esterna. Anzi, le varie città di confine si separarono sotto la guida di quei governanti locali di cui abbiamo parlato prima, che erano sempre collegati alla precedente dinastia reale e poi prosperarono molto più di prima. Carchemish e Aleppo, per esempio, che erano due luoghi sotto il controllo ittita, non vennero mai distrutti, anzi migliorarono le loro condizioni. Arslan Tepe, che è un sito molto famoso, divenne un centro amministrativo e ci si trovano tantissime rovine di epoca neo-ittita. Già il nome neo-ittita vi fa capire che gli ittiti continuarono a esistere per secoli. Insomma, avete capito che non c'è nessun vero collasso qui. Un sito che veniva citato di frequente come distrutto è quello di Al-Ajauyuk, ma oggi si è scoperto che questa distruzione risale circa al 1500 a.C., quindi come avete capito ormai nel quadro del collasso dell'età del bronzo viene buttato dentro un po' di tutto. E ovviamente, visto che siamo in Anatolia, ci viene messa dentro anche Troia, che oggi viene identificata con il sito di Sarlik. Effettivamente lo strato detto Troia 7A mostra dei segni di guerra o incendio per il 1180 a.C., una data che viene considerata plausibile per una qualche ambientazione storica della guerra di Troia che compare nei poemi omerici. Qua il quadro è abbastanza complicato perché l'Iliade chiama la coalizione che assediò Troia Achei o Danai. I documenti ittiti riportano effettivamente di un popolo chiamato Achiawa, che è molto simile foneticamente alla parola Achei. Gli egizi li chiamano Equesh o Achaivasha e parlano anche di un popolo chiamato Denien o Dananu, che ricorda il nome Danai. I Denien poi vengono considerati parte dei cosiddetti popoli del mare. Poi l'Iliade ci fa identificare grosso modo questi Achei o Danai con gli stessi Micenei. Quindi se tutto questo fosse vero, i Micenei 1. Avrebbero visto la distruzione dei loro palazzi intorno al 1200 a.C., 2. Sarebbero partiti nello stesso periodo dalla Grecia per attaccare Troia e 3. Avrebbero distrutto Troia nel 1180 a.C.
La ricostruzione ha anche un suo senso e ne riparleremo dopo, anche se Omero non ci descrive assolutamente gli Achei come in crisi a casa loro. Comunque ho dedicato un intero video all'argomento, quindi se volete approfondire i dettagli potete recuperarlo. L'idea più probabile è che l'Iliade contenga una vaga reminiscenza di una serie di diversi conflitti tra gli Achei e gli Ittiti per il dominio sullo stretto dei Dardanelli. Forse però questi conflitti si sono conclusi con dei trattati e non con una vittoria netta degli Achei come nel mito. E andiamo anche verso le zone del Levante come Siria e Palestina. Nelle solite mappe trovate sempre che qui ci sono state grandi devastazioni e ne trovate anche in gran numero, ma la realtà, come ormai sapete, è ben diversa. La città di Giaffa, una città dei Cananei sotto dominazione egiziana, sarebbe stata distrutta durante il collasso dell'età del bronzo. Ma in base ai nuovi scavi questa distruzione avvenne tra il 1134 e il 1115 a.C. Un'altra città, Ascalona, era considerata distrutta nel 1921, ma poi si è scoperto che non era così. L'area di Ascalona si era sviluppata in continuità dall'età del bronzo all'età del ferro senza grandi cambiamenti. E visto che diventò una città importante dei Filistei, che sarebbero uno dei popoli del mare, probabilmente il dato è interessante perché questi popoli del mare non l'avrebbero distrutta, ma si sarebbero solo insediati lì. Anche Ashdod, un'altra città associata ai Filistei, non ha segni di distruzione. L'unica città che venne sicuramente distrutta nel Levante nella tarda età del bronzo fu Ugarit. Ugarit venne bruciata e sono state trovate tracce di armi nel distretto residenziale della città, dove non si dovrebbero trovare delle armi per le strade. Quindi è stata distrutta chiaramente in guerra e sempre intorno al 1180 a.C. È conservata anche una lettera in cui l'ultimo re di Ugarit, Hammurapi, risponde a una richiesta di aiuto del re di Cipro. «Padre mio», si rivolge così all'altro re in segno di cortesia, «ecco le navi nemiche sono giunte qui, le mie città sono state incendiate e hanno compiuto azioni malvagie nel mio paese. Non sa forse mio padre che tutte le mie truppe e i miei carri sono nella terra di Hatti e tutte le mie navi sono nella terra di Lucca? Così il paese è abbandonato a se stesso. Che mio padre lo sappia, le 7 navi nemiche giunte qui ci hanno inflitto molti danni». In tanti hanno interpretato queste parole come se Ugarit sia stata distrutta dai popoli del mare, perché il re di Ugarit parla di navi nemiche e di 7 navi nemiche. Ma a Ugarit conoscevano alcuni popoli del mare, per esempio questo stesso testo nomina direttamente i Lucca, che erano un popolo del mare. Ma al momento di parlare degli invasori non li nomina esplicitamente. A oggi purtroppo non si sa chi abbia distrutto Ugarit, anche se le conseguenze della distruzione di questa città sono state comunque molto esagerate. Si è detto per tanto tempo che Ugarit era il principale centro del commercio dello stagno e la sua distruzione avrebbe causato una carenza di stagno dopo il 1200 a.C. in tutto il bacino del Mediterraneo. Ma questo viene contraddetto dai dati di molti studi. Lo studio che vedete a schermo ha analizzato la riduzione della quantità di stagno nella lega del bronzo tra 1400 e 600 a.C. e ha concluso che il contenuto standard di stagno fu mantenuto per tutto il periodo. Questo supporta studi precedenti che fanno vedere che non ci fu carenza di stagno durante il periodo di transizione, ovvero l'epoca del cosiddetto collasso. Nonostante molte teorie sostengono anche che le relazioni commerciali in generale si siano interrotte dopo il 1200 nel Levante meridionale, ci sono molte prove che il commercio con altre regioni sia continuato dopo la fine della tarda età del bronzo. Jesse Millek ha dimostrato che il commercio di ceramica da Cipro era già finito nel 1300 a.C., mentre quello da Micene era finito nel 1250. Invece il commercio con l'Egitto è continuato anche dopo il 1200 a.C. Quindi a parte Ugarit, anche nel Levante le tracce del cosiddetto collasso sono molto ridotte. E concludiamo proprio con loro, gli egizi, che non possono mai mancare.
Gli Egizi sono il popolo principale che ci ha parlato della minaccia più famosa della tarda età del bronzo che abbiamo già nominato diverse volte, ovvero i famosi popoli del mare. Nella visione tradizionale questi popoli del mare sono praticamente un sinonimo della grande distruzione alla fine dell'età del bronzo. Sono dei popoli guerrieri di predoni o pirati più o meno che avrebbero attaccato tutto l'elenco di regni e città che abbiamo visto finora, portandoli rapidamente alla distruzione. Sempre secondo Druze, questi popoli sarebbero arrivati con nuove armi e con delle tattiche di guerriglia, forse provenendo dal Mediterraneo occidentale, e avrebbero distrutto in pochi decenni le grandi civiltà del Mediterraneo orientale. Ma come abbiamo già visto, moltissime di queste presunte distruzioni non sono mai avvenute, quindi anche il ruolo dei popoli del mare probabilmente va ridimensionato. Grazie a quello che sappiamo dei loro nomi vengono associati a altri popoli che sono nominati nell'antichità. Per esempio gli Sherdana vengono associati ai Sardi nuragici, gli Shekelesh ai Siculi, gli Equesh agli Achei come abbiamo già detto e così via, come vedete pure a schermo. Anche se queste associazioni sono soprattutto su base linguistica e non sempre sono condivise, comunque potrebbero essere corrette e significative. Però certo dei popoli del mare parlano principalmente 7 fonti egizie che vedete in un'altra tabella a schermo. Ma tanto per partire 3 su 7 di queste fonti neanche li collegano al mare. La fonte più famosa e più importante su di loro è la stele di Medinet Habu, che fu voluta dal faraone Ramses III e la sua datazione più condivisa è il 1177 a.C. La stele dice questo: anno 8 sotto la maestà di Ramses III. I paesi stranieri fecero una congiura nelle loro isole. In una sola volta le terre furono tagliate fuori e disperse nella mischia. Nessuna terra poté resistere alle loro armi, da Hatti, Code, Carchemish, Arzawa e Alascia, che furono tagliate fuori in una sola volta. Si accamparono in un luogo di Amurru, desolarono il suo popolo e la sua terra fu come quella che non è mai sorta. Stavano avanzando verso l'Egitto, mentre la fiamma era preparata davanti a loro. La loro confederazione era costituita dai Peleset, Tieker, Shekelesh, Denien e Weshesh, terre unite. Essi posero le mani sui territori fino ai confini della terra, con i loro cuori fiduciosi e speranzosi. I nostri piani avranno successo. Questa stele è la fonte principale su cui è stata costruita la narrazione dell'arrivo dei popoli del mare che sarebbero venuti a distruggere i regni del Mediterraneo orientale. Però già questa fonte di suo ha alcuni problemi. Il primo problema è la natura stessa della fonte, infatti in questa stele Ramses III si sta vantando di aver sconfitto i popoli del mare. Loro non hanno vinto ma hanno perso e se erano così pericolosi da far crollare tantissimi regni già qualcosa non torna. Poi le steli dei faraoni come questa possono avere uno scopo propagandistico e Ramses III potrebbe voler ingrandire il suo successo, ma vabbè, questo può essere anche secondario. A Ugarit, come abbiamo appena visto, conoscevano i popoli del mare ma non li nominano esplicitamente come gli invasori che hanno causato la distruzione della città. Per Cipro c'è una sola lettera di Amarna che potrebbe collegare l'isola ai popoli del mare. In questa lettera il re di Alascia afferma che gli uomini di Lucca, anno dopo anno, si impadroniscono dei villaggi del mio paese. La lettera però precede di circa 150 anni la fine dell'età del bronzo, il che la rende troppo lontana cronologicamente dal 1200 a.C. per avere un qualche valore storico per la fine della tarda età del bronzo. Tra l'altro anche nelle fonti egizie questi popoli del mare vengono nominati nell'arco di più di un secolo come se fossero arrivati in momenti diversi e non tutti in un lasso di tempo ridotto. E poi sappiamo per certo che molti di questi popoli vennero integrati e non furono solo degli invasori. Per esempio nella famosa battaglia di Kadesh tra egizi e ittiti molti studiosi pensano che gli egizi usassero degli Sherdana come mercenari e che gli ittiti usassero dei Lucca, che sono tutti e due popoli del mare. Ma la battaglia di Kadesh è del 1274 a.C., quindi quantomeno i rapporti tra questi popoli del mare e i regni del Mediterraneo orientale erano molto precedenti al 1200 a.C. E da quanto pare di capire erano anche molto più complessi di come ci vengono descritti.
da un'altra fonte egizia, ovvero l'onomastico di Amenemope, che è sostanzialmente un registro amministrativo redatto intorno al 1100 a.C., possiamo capire anche che alcuni popoli del mare si erano stanziati nel Levante. In particolare si erano stanziati nella Cananea, che è una regione storica che comprende anche la Palestina. Infatti, dopo la sconfitta subita da parte del faraone Ramses III, quella di cui lui si vantava nella stele, sarebbero stati autorizzati a stabilirsi in quel territorio dal faraone stesso. Infatti a quell'epoca la Cananea era sottoposta al dominio egiziano. Nel 2019 è stato fatto uno studio sulla genetica dei Filistei, che vengono nominati anche dalla Bibbia e che sarebbero ipoteticamente i Peleset, uno dei popoli del mare. Effettivamente lo studio ha rivelato che i Filistei hanno una certa quantità di DNA derivato anche da una sorgente proveniente dall'Europa meridionale, come i Cretesi dell'età del bronzo, gli Iberici o i Sardi moderni. Quindi il dato genetico confermerebbe le precedenti testimonianze storiche e archeologiche di una migrazione dall'Europa meridionale verso la Cananea. La presenza degli Sherdana anche in Egitto in varie colonie è attestata per circa altri 100 anni dopo la vittoria di Ramses III. Lo stesso Eric Klein, che abbiamo visto all'inizio, propone il collasso come evento credibile, non pensa però che i popoli del mare siano responsabili per tutto quello che gli viene attribuito. Mentre delle versioni iniziali di questa teoria consideravano i popoli del mare come una causa primaria del collasso della tarda età del bronzo, le versioni più recenti li considerano generalmente come un sintomo di alcuni avvenimenti che erano già stati messi in moto molto prima dei loro presunti attacchi. Per esempio, i popoli del mare potrebbero essere composti in parte da quei Micenei che erano emigrati dalla Grecia dopo il crollo del sistema dei palazzi, da cui siamo partiti nella nostra rassegna di luoghi ipoteticamente distrutti. In questo caso potrebbero anche coincidere effettivamente con gli Achei e i Danai della guerra di Troia, anche se i Micenei erano conosciuti dagli Ittiti perché ci commerciavano. Quindi perché questa teoria sia valida bisogna pensare anche che fossero diventati un gruppo di predoni molto poco riconoscibili e magari molto più eterogenei dei singoli micenei. Forse si erano mescolati con loro anche i sardi nuragici, se fossero gli Sherdana delle iscrizioni egizie, che potrebbero aver deciso di intraprendere delle spedizioni dalla Sardegna verso i regni orientali per migliorare le loro condizioni economiche. E forse magari erano spinti anche da alleanze preesistenti con altre civiltà dell'Egeo come i Micenei, che ormai però erano impoveriti e che intendevano fare fortuna ai danni di civiltà più ricche. Ma il ruolo dei popoli del mare non sarebbe così grande come spesso ci viene dipinto. Magari erano delle bande di guerrieri mercenari che hanno sì causato dei problemi nel Mediterraneo orientale nel tentativo di stabilirsi in nuove terre, ma non hanno causato da soli nessun collasso catastrofico. Tornando all'Egitto, una conferma di questo sta proprio nel fatto che l'Egitto, che venne sicuramente attaccato dai popoli del mare, non subì nessun crollo catastrofico. Nel 1200 a.C. l'Egitto era già in crisi da un po' di tempo, con la nascita di varie capitali e centri di potere e l'indebolimento dell'autorità dei faraoni. Insomma, stava subendo una sorte simile a quella degli Ittiti che abbiamo già visto, ovvero una frammentazione interna del potere. Per esempio, il tempio di Amon a Tebe era diventato un centro di potere importantissimo e il sommo sacerdote di questo tempio era ormai una specie di secondo faraone che governava la zona dell'Alto Egitto. Anche diversi generali stavano acquisendo progressivamente sempre più potere invece nella zona nord dove sta il delta del Nilo. E sotto Ramses III era avvenuto addirittura il primo sciopero documentato della storia. Alla faccia dei famosi schiavi egizi che ci immaginiamo oggi, gli operai dei templi che invece avevano buone condizioni di vita in quest'epoca si ribellarono quando non furono pagati. Tra l'altro non ci sono tracce archeologiche di incendi o distruzioni su larga scala nelle grandi città egizie durante il cosiddetto collasso dell'età del bronzo. E anche per la cronologia tradizionale dell'Egitto questa fase, chiamata Nuovo Regno, finisce intorno al 1070 a.C., quindi 130 anni dopo rispetto al 1200, e ha sempre delle conseguenze tutte interne al paese.
Quindi l'Egitto, anche se viene citato sempre nell'equazione del collasso dell'età del bronzo, sembra entrarci solo molto collateralmente. Ma dopo aver visto praticamente tutti i luoghi colpiti da questo presunto collasso che non avvenne mai, arriviamo alle conclusioni del nostro discorso. E la conclusione ci riporta all'inizio di tutto, ovvero a come è nata veramente la teoria del collasso dell'età del bronzo. E per capirlo bisogna ripartire proprio da quella famosa data del 1200 a.C., perché tanti studiosi la ripetono come l'anno chiave del collasso della civiltà nel Mediterraneo orientale. Beh, in realtà è una teoria dell'inizio del 1800 che è stata poi ripresa senza essere messa molto in discussione. E il suo iniziatore ha un nome e un cognome, anzi meglio ha 3 nomi e un cognome. Si chiamava Arnold Hermann Ludwig Ehren e era uno storico tedesco. In una storia dell'antica Grecia del 1817 Ehren scrisse che il primo periodo della preistoria greca terminava intorno al 1200 a.C. Lui si basava su una datazione della caduta di Troia al 1190 a.C. Questa datazione esisteva in realtà già prima di lui, ma lui pose molto l'accento sul fatto che era un anno di transizione, un anno in cui finiva un'epoca, insomma una di quelle date che bisogna ricordarsi, quelle che si usano sui libri di storia per segnare in qualche modo il passaggio da un'epoca a un'altra, che però come tutti sapete sono date convenzionali e spesso indicative e non andrebbero prese alla lettera. Invece poi molti studiosi nell'arco di 2 secoli ci si sono focalizzati sempre di più, arrivando alla fine alla teoria del collasso dell'età del bronzo e a quelle affermazioni sensazionalistiche ma con poca sostanza da cui siamo partiti all'inizio. E così alla fine questa idea datata e anche molto scolastica ha finito per trasformarsi in un quadro generale, riportato anche nel mondo accademico in modo abbastanza acritico. A volte, quando alcuni studiosi hanno un'idea su come un evento è accaduto, questo potrebbe sottoporli a un bias nell'interpretazione di quello che è accaduto e a cercare di far combaciare cause, date e avvenimenti. Non è che nel 1200 a.C. non sia successo niente, effettivamente intorno a questa data sono state distrutte alcune città-palazzo importanti, come Micene, Pilo e Tebe. Abbiamo visto che il motivo potrebbe essere una siccità che portò a delle rivolte popolari contro il sistema palaziale, ma effettivamente la civiltà micenea crollò. Pure il sito che oggi viene considerato Troia ha uno strato con segni di distruzione intorno al 1180 a.C. e circa in questo periodo venne distrutta pure Ugarit. Ma questi 3 avvenimenti principali potrebbero essere collegati e essere in sostanza una specie di unico macroavvenimento. Infatti, come abbiamo già accennato più volte nel corso del video, alcuni micenei partiti dal loro paese in crisi potrebbero aver attaccato Troia e Ugarit. Anche se non siamo certi di chi abbia distrutto Ugarit, i micenei potrebbero essere confluiti nella confederazione dei popoli del mare che potrebbe aver aggredito queste città. Questa è una serie di 3 eventi forse collegati che sono importanti sì ma molto circoscritti e che sicuramente non bastano per parlare di un collasso generalizzato e del peggior disastro della storia antica. Sono degli eventi che sicuramente hanno ispirato questa data del 1200 che ha veramente una sua importanza ma che non si estende all'intero Mediterraneo orientale e ha una lunga sequela di distruzioni. Infatti dalla prima idea ottocentesca in poi, che in qualche modo era anche giusta, però il 1200 a.C. non ha fatto che aumentare a dismisura la sua importanza man mano che altri eventi di crisi sono stati inglobati in questa data. Addirittura la mitica Atlantide a un certo punto venne collegata al 1200 a.C., infatti agli inizi del Novecento si propose di equiparare la Creta minoica a Atlantide e così anche la civiltà di Atlantide risultava sicuramente spazzata via intorno al 1200 a.C. E qui eravamo già quindi chiaramente al punto in cui si poteva buttare dentro di tutto in questo schema del collasso dell'età del bronzo.
Invece, per esempio, abbiamo visto bene che Cipro, che pure era geograficamente al centro di queste rotte commerciali e che potrebbe essere una seconda Atlantide, aveva migliorato molto la sua economia e le sue città dopo il 1200 a.C. e era rimasta sempre capace di spostare i suoi traffici commerciali se delle rotte andavano in declino. Cipro stessa dimostra che è completamente falso, che quasi ogni città fra Pilo e Gaza venne distrutta, infatti le sue città, come tantissime altre, non vennero minimamente distrutte. Anche l'impero ittita non è crollato con una catastrofe inspiegabile e improvvisa, ma era già politicamente instabile e si è frammentato. La vecchia capitale Hattusha in parte era stata già rimpiazzata con una nuova capitale e probabilmente venne distrutta sempre dal popolo autoctono e non da degli invasori esterni. Lo studioso Eren aveva già inserito pure l'Egitto nel suo quadro, infatti aveva collocato anche la caduta della gloriosa XIX dinastia nel 1200 a.C. Ma oggi questa caduta non è considerata un evento poi così determinante. Infatti in realtà, come abbiamo visto, il nuovo regno egizio finisce tradizionalmente circa 130 anni dopo rispetto al 1200 e anche gli egizi avevano notevoli problemi interni di spartizione del potere come gli ittiti e non incontrarono nessun collasso catastrofico. Addirittura molte civiltà famose del mondo antico furono in grande crescita e espansione in questo periodo. Per esempio il regno medio assiro aveva distrutto il regno hurrita di Mitanni e aveva sfruttato la frammentazione dell'impero ittita per rubargli dei pezzi di territorio. E un altro popolo che era in espansione erano i Fenici. Sulle mappe sbagliate che ormai abbiamo visto tante volte spesso vengono collocate anche città fenicie come Biblo o Tiro. Ma il fatto che siano state distrutte nel 1200 è completamente sbagliato. A Tiro è stato trovato solo uno strato di cenere nera sul pavimento che addirittura forse era dovuto a delle attività di cottura domestica, quindi non proprio l'incendio catastrofico da film che ci immagineremmo per lo scenario del collasso dell'età del bronzo. Biblo invece viene inserita a piacere nella mappa di Kanievski, ma chi ha scavato a Biblo non ha mai trovato prove di questa distruzione né l'ha mai menzionata. Le città fenicie non solo non sono state distrutte, ma proprio in quell'epoca cominciano a prosperare e diventano poli centrali del commercio mediterraneo. Insomma, penso che ormai abbiate capito in abbondanza come il collasso dell'età del bronzo sia un falso mito della storiografia contemporanea, un falso mito che è nato nel 1800 e che è stato abbellito con poca attenzione per le fonti reali nel corso del tempo. Poi è vero che alcune civiltà declinano intorno alla tarda età del bronzo, ma lo fanno tutte in tempi e modi diversi e per cause diverse, mentre molte altre non declinano per niente ma hanno una fase di espansione. Ci può essere stata una decadenza graduale per alcune civiltà, magari causata dalla siccità, dalle carestie, da un cambio nelle tecnologie militari. Poi erano popoli connessi dai commerci, quindi possono aver risentito ciascuno in parte anche delle difficoltà degli altri, ma sono stati avvenimenti lenti e non catastrofici che si spalmano su diversi secoli. Infatti la chiave di tutto è che il declino di alcune civiltà avviene in un arco temporale molto più ampio, con l'inizio della crisi di Creta o degli Ittiti intorno al 1600-1500 a.C. e la fine del nuovo regno egizio intorno al 1070, quindi parliamo di 400-500 anni e non di 40 o 50 anni. In questo caso il quadro è molto simile al declino che si osserva per tantissime altre civiltà per tutto il corso della storia, senza che la tarda età del bronzo abbia una qualche eccezionale specificità con il suo presunto cataclisma del 1200. Questo ci ricorda anche che nella ricostruzione della storia non bisogna buttarsi subito sui grandi schemi e sui grandi quadri, perché così si rischia che delle cose molto diverse, lontane nel tempo e non per forza correlate, finiscano nello stesso calderone. Un altro esempio famoso di cui ho già parlato sul canale sono i cosiddetti vari diluvi universali delle mitologie del mondo, che in realtà non parlano per niente di uno stesso avvenimento e spesso, ancora peggio, non parlano nemmeno di un diluvio. Questo modo di fare penso che ormai con le informazioni e le tecnologie che abbiamo tutti a disposizione non va bene più neanche per il libro di storia delle elementari. Il mondo è più complesso di questi grandi quadri, tutti lo sappiamo anche per esperienza personale. Era altrettanto complesso anche nell'antichità.
Non c'era il giorno, l'anno in cui finiva il mondo, in cui crollava tutto, in cui tutti i regni collassavano insieme, ci mancano solo i cavalieri dell'Apocalisse e poi siamo a posto. Avrei potuto raccontarvi, come in tanti altri video, la visione tradizionale del collasso dell'età del bronzo. Sicuramente sarebbe stato più facile rimasticare acriticamente la stessa versione molto diffusa senza gli studi più aggiornati. E magari sarebbe stato anche più semplice o più di impatto raccontarvi la storia di un cataclisma, di guerre clamorose e di grandi disastri. Ma ho scelto di darvi invece la versione più aggiornata e più storicamente accurata, riservando per voi il meglio delle decine di ore di ricerca che questo video ha richiesto. Se lo avete apprezzato e volete supportarmi nel continuare a portare video come questo, potete abbonarvi al canale, mandare un super grazie oppure semplicemente iscrivervi e consigliarlo ai vostri amici. Mi darete anche un grandissimo aiuto a continuare a realizzare questi video. Chi invece è arrivato fin qui e non vuole neanche darmi una mano, sappiate che arriveranno presto per voi i popoli del mare, conquisteranno le vostre case. E vale anche se abitate in montagna, non vi salvate neanche voi. Ciao!